cena romantica e sensoriale. Occorre stimolare tutti i nostri 5 sensi. Dunque, incominciamo dall'udito. Stupendo, vero? L'audio c'è, ma anche la vista. Di dietro quei due ballerini di La La Land sono fantastici. Godeteveli perché in una serata sensoriale che si rispetti, una delle prime cose è bendarsi. Per una cena romantica fatta bene, direi di mettervi in 4, 3 bendati e uno che organizza. Eh sì, perché uno deve bendare e organizzare un po' le cosine. Beh, ora passiamo alla ricetta. Dunque, innanzitutto ci vogliono dei gamberi freschissimi. Se poi uno ha degli scampi, ancora meglio. E poi bisogna fare la maionese. Prima di tutto bisogna pulire gli scampi. Prendiamo gli scampi, stacchiamo la testa e incidiamo lo scampo da di dietro. Dopodiché togliamo il carapace A me piace tenere la coda perché è decorativa. Ecco fatto. Lo scampo. Una volta puliti gli scampi avremo tutte queste teste e questi residui. Cosa ci facciamo? Prendiamo un pentolino, lo mettiamo sul fuoco e facciamo un piccolo soffritto di cipolla. Quando la cipolla comincia a imbrunirsi, mettiamo dentro tutti i carapaci, coliamo per benino. Nel frattempo dovrete devenare gli scampi, cioè togliere quel filamento nero che è sul dorso, cosa che si fa facilmente utilizzando anche le mani. Ecco fatto. Dopodiché dell'acqua e lasciate che il tutto cuocia. Bene, ora è venuto il momento di preparare la salsa aurora. Per preparare la salsa aurora è semplicissimo. Si versa un uovo in un contenitore, frullatore a riversione, olio, attenzione alla scelta dell'olio, quello d'oliva non va bene. Questo qui è un olio di girasoli che credo sia eccellente per questo scopo, leggero. Si comincia a frullare e lentamente si versa l'olio. Man mano che versate l'olio, la maionese in pochi attimi diventerà dura, vedete, già densa. Più olio aggiungete, più la maionese diventa densa. Quando avrete raggiunto una certa consistenza, aggiungete il succo di limone, sempre mischiando, il sale e una bella cucchiaiata di senape. Guardate che spettacolo di maionese. La prova assaggio va sempre fatta. Deliziosa, deliziosa. Preparata la maionese, prepariamo ora la salsa aurora. Semplicissima. Basta aggiungere alla maionese così preparata una certa dose di zucchero. Quello che è più importante è il gran finale, molto utile per una serata davvero sensoriale. Un po' di questa Worcestershire sauce, molto piccante e aromatica.
Prendiamo gli scampi che abbiamo preventivamente preparato. Nel frattempo il brodino di cottura è diventato quasi bollente e procediamo alla cottura. Una volta realizzato il brodetto, togliamo tutta la roba che può rimanere. Un brodetto di verdure fantastico. Prendiamo gli scampi e li buttiamo dentro qualche secondo. 20-30 secondi sono più che sufficienti, perché sennò diventano gommosi o duri. A questo punto ripeschiamo gli scampi e i giochi sono fatti. La parte coreografica. Prendiamo un pompelmo, provvediamo a togliere l'interno, poi prendiamo delle foglie di insalata che tritureremo, infatti anche la parte croccante. Creiamo un letto per i nostri scampi. Prendiamo un po' di questi pezzi di pompelmo rosa, li mettiamo dentro e adagiamo gli scampi sopra il pompelmo. Alla fine la nostra salsa Aurora completerà il piatto. Ecco qua. Completerà la preparazione. E poi non decorare il piatto di portata con un bel limone gregato. Voilà! Ma ora dobbiamo parlare dell'olfatto. Beh, sarà incantevole avvicinare la vostra compagna, che avete preventivamente bendato, e sfiorare la sua pelle sentendo il suo profumo. Ma siamo in tema di cucina, quindi pensiamo cosa meglio c'è al mondo, oltre a una bella donna, che può sconvolgere deliziosamente il nostro olfatto. Sicuramente i profumi della natura, per esempio il profumo del mare. E che cos'è che richiama questo delizioso, delicato profumo sulla vostra tavola, se non un fantastico plateau di ostriche? Che delizia! Per aprirle imparate a riconoscere il loro punto più fragile di ingresso fra le due valve. Io uso un punteruolo elettrico, ma vanno benissimo anche gli appositi utensili che facilmente si trovano in commercio. Una volta penetrati fra le valve, queste si schiuderanno per il vostro piacere e potrete esaltare sentendo prima il loro sapido profumo di mare e poi gustandole con un goccio di limone e pepe nero. Beh, abbiamo soddisfatto 4 sensi. Manca l'ultimo, forse quello che ha consentito all'umanità di esistere ancora. Forse quello che ci dà emozioni fantastiche. I brividi, sì, proprio lui, il tatto. Però io su quest'ultimo senso, che in una serata sensoriale riveste un'importanza fondamentale, non posso che lasciare alla vostra creatività e fantasia il seguito.
almeno per ora. Buon appetito!